Dzeko, Correa, Lautaro, Dybala e possibilmente addirittura anche Lukaku. Sono questi i 5 nomi attorno ai quali sta girando in questo momento la discussione sull'attacco dell'Inter del presente e del prossimo futuro. Un Inter che rischia tra molte virgolette ovviamente, di ritrovarsi con un'abbondanza piuttosto insolita, ma forse addirittura anche eccessiva per certi versi nel reparto offensivo, appunto con questi nomi fatti. Allora, nel club di Passione Inter, proprio in queste ore, si è accesa una discussione perché abbiamo detto se dovesse arrivare Lukaku, ed è un grosso se, chi dovrebbe poi vendere l'Inter, soprattutto tra Correa e Dzeko, perché pensare di poter avere tutti e 5 oggi mi sembra francamente ancora più difficile, quasi impossibile. Ho deciso quindi di prendere spunto da questa discussione che si è animata nel club di Passione Inter per fare insieme a voi alcune considerazioni, per darvi anche un po' la mia opinione, ma soprattutto per raccogliere le vostre opinioni sull'attacco dell'Inter, quindi aspetto i vostri commenti qui sotto e vi do innanzitutto il benvenuto e ben ritrovati qui su Passione Inter, amiche e amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati nell'episodio di oggi in cui partiamo dalla notizia. Facciamo così come facciamo sempre, diamo le notizie e poi approfondiamo. La prima notizia è quella di Paulo Dybala, un Paulo Dybala che, come vi stiamo raccontando ormai da diverso tempo, anche dopo gli sviluppi delle ultime ore è sempre più vicino alla maglia nerazzurra. Da Miami in queste ore sono spuntate anche nuove foto in compagnia di Correa con dei messaggi anche molto nerazzurri. Nel frattempo invece va avanti la questione Romelu Lukaku, molte fonti continuano a spingere sul possibile ritorno di Lukaku all'Inter, un Lukaku che ha avuto dei problemi fisici per cui non scenderà in campo nell'ultimo impegno del suo Belgio e quindi sarebbe atteso a Londra, magari già tra pochissimo, per incontrare il Chelsea, e all'interno di questo incontro con il Chelsea ci si aspetta che possa andare a forzare ulteriormente la mano per forzare il suo ritorno all'Inter. Queste sono le notizie del momento. Ora ci facciamo sopra qualche considerazione, prima però vi chiedo e vi ricordo di iscrivervi al nostro canale se non lo avete ancora fatto, ci state aiutando a crescere tantissimo, ma soprattutto iscrivendovi non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, dei nostri speciali. Tra poco avremo anche un approfondimento molto particolare che vi consiglio di non perdervi, quindi mi raccomando iscrivetevi subito così non vi perdete neanche una delle nostre dirette. Ogni giorno siamo live alle 19:30 per interagire insieme e parlare soprattutto di Inter con una bella community, quindi mi raccomando iscrivetevi e vi aspetto. Dicevo, io devo fare una premessa molto importante innanzitutto, nel senso che continuo a pensare ancora oggi che sia molto difficile il ritorno di Lukaku all'Inter. Però allo stesso tempo dico, se ne continua a parlare in maniera così insistente e se lo stesso Lukaku in prima persona è arrivato a spingersi fino a questo punto, vuol dire che almeno uno spiraglio minimo per il suo ritorno all'Inter ci sia ed effettivamente sia concreto. D'altronde l'Inter dal suo punto di vista ha fissato un po' quelli che sono i suoi paletti per questa operazione e si muove all'interno di certi limiti, all'interno dei quali chiaramente l'opportunità di riprendere Lukaku la valuta seriamente. Lukaku invece dal lato suo vorrebbe a tutti i costi tornare per rilanciarsi e per ritrovarsi dove si è espresso probabilmente al meglio della sua carriera. Tuchel, allenatore del Chelsea, probabilmente anche qui ne farebbe tranquillamente a meno. Manca da capire la reale volontà del Chelsea, cosa vuole fare il Chelsea di questo giocatore dopo l'enorme investimento di un anno fa. Quindi è un po' tutto nelle mani del Chelsea in questo momento e non è un dettaglio da poco. Quindi vediamo che cosa succede. Ma se dovesse succedere quindi che oltre a Dybala ci si ritroverebbe ad avere all'Inter anche un Lukaku, è logico che qualcuno deve far spazio, oltre ad Alexis Sanchez che già consideriamo partente e sostituito da Dybala. E per spazio io intendo sia a livello economico che a livello anche puramente tecnico. Da questo punto di vista, quindi, vendere Lautaro, come ho visto sostenere da molti anche nei commenti alla scorsa diretta, per certi aspetti potrebbe essere anche una scelta logica per vari motivi. È chiaro che dipende sempre che cosa dice il mercato, perché se non ci sono le offerte facciamo i conti senza l'oste, come si dice. Però a logica Lautaro Martinez ti permetterebbe di fare una plusvalenza molto molto alta, e sappiamo quelle che sono anche le esigenze economiche dell'Inter, e magari con questa plusvalenza su Lautaro Martinez riesci a blindare tutti gli altri big della rosa. Per di più, con Dybala e Lukaku inseriti nell'attacco dell'Inter oggi, Lautaro probabilmente rischia di non essere il titolare indiscusso in tutte le partite
e sarebbe, secondo me, onestamente, da un lato un rischio, perché sappiamo bene anche il carattere di Lautaro Martinez, ma anche un grosso peccato, visto il valore di questo giocatore. Allo stesso tempo, a proposito proprio di valore di questo giocatore, per me, vendendo Lautaro Martinez, ti andresti a privare di un potenziale grandissimo attaccante. Chi ci segue da più tempo sa come la penso io su Lautaro Martinez e soprattutto sapete che io sono fermamente convinto che Lautaro, insieme a Dybala, finalmente potrebbe fare un altro step in più della sua crescita nel ruolo anche di centroavanti e di finalizzatore, se verrà messo nelle condizioni di potersi esprimere in questo ruolo al meglio con un interprete al suo fianco come Dybala, che sarebbe perfetto. E soprattutto, ultima considerazione, un mondiale in mezzo come quello che si vivrà tra novembre e dicembre potrebbe farlo aumentare ulteriormente di valore. Quindi puntare ad averli tutti e tre sarebbe una soluzione ovviamente molto molto intrigante. E dal punto di vista economico anche qui potrebbe essere anche fattibile all'interno di alcuni paletti, di alcuni limiti, e con tanti incastri da trovare, con la specifica che ho fatto prima su Lukaku. Dal punto di vista tecnico invece credo che non sarebbe sostenibile, almeno dall'inizio, vederli in campo tutti insieme, perché è vero che ho sempre detto che per me l'evoluzione dell'Inter dell'anno prossimo potrebbe andare in direzione del 3-4-2-1 o 3-4-1-2, però poi ovviamente dipenderà anche da come si chiuderà questo mercato, quali elementi ci saranno a disposizione, però soprattutto questa evoluzione che io mi aspetto non è un'evoluzione che si può fare sempre in tutte le partite e soprattutto fin da subito. Servirà un percorso, perché devi reinventare un po' il ruolo dei centrocampisti e l'interpretazione del loro ruolo di alcuni centrocampisti, deve cambiare il lavoro che fanno gli esterni, anche degli stessi difensori, per cui la soluzione del tridente pesante, almeno nella fase iniziale, la vedo molto difficile. Ma se si dovesse riuscire a portare innanzitutto in squadra tutti e tre questi attaccanti, quindi tenere Lautaro più portare dentro Dybala e soprattutto Lukaku, è logico quindi a questo punto che, almeno dal mio punto di vista, uno tra Dzeko e Correa sarebbe di troppo. Chi nello specifico è di troppo e chi quindi andrebbe venduto tra questi due? Vado a valutare un po' di pro e di contro di ognuno dei due. Parto da Edin Dzeko. Quali sono gli aspetti positivi di Edin Dzeko? Per me oggi è l'unico attaccante, lo abbiamo visto all'interno di questa stagione, con determinate caratteristiche all'interno della rosa che abbiamo oggi. Soprattutto poi, se arriva Lukaku, sarebbe anche quindi l'unico vero vice Lukaku dal punto di vista delle caratteristiche, e se ripensiamo alle stagioni di Antonio Conte ci ricordiamo benissimo quanto si fece sentire la mancanza di un vice Lukaku. Quindi questo è un fattore positivo da mettere sulla bilancia per quanto riguarda Edin Dzeko. Il bosniaco, poi lo sappiamo benissimo, un giocatore di grande leadership che ha una grandissima importanza all'interno dello spogliatoio, questo è un fattore non va assolutamente sottovalutato. E aggiungo anche che è vero che ha sbagliato qualche gol di troppo, di sicuro non è il giocatore più freddo sotto porta che l'Inter abbia mai avuto, ma ha segnato tanto e ha segnato comunque anche molti gol pesanti quando la palla scottava, alcuni esempi soprattutto i gol in Champions League che sono stati decisivi per il passaggio dai gironi agli ottavi di finale. L'ultimo parere, poi l'ultimo punto positivo che ho messo a favore di Dzeko è che a livello di caratteristiche si sposerebbe secondo me molto bene sia con Dybala che con Romelu Lukaku. Dall'altro lato, quali sono i contro sulla bilancia del bosniaco? Non mi sembra innanzitutto il tipo di giocatore, vista anche la sua enorme esperienza e la sua carriera, che accetta senza troppi problemi di fare la panchina e di fare la riserva. Quindi bisognerebbe vedere come reagirebbe ad un ruolo di questo tipo. Ha un ingaggio anche piuttosto alto, che di questi tempi purtroppo dobbiamo considerare, visto che bisogna sempre ragionare anche dal punto di vista economico per quanto riguarda l'Inter. E poi soprattutto abbiamo visto in stagione, ne abbiamo parlato più e più volte, che con Lautaro il feeling non decolla e a me come coppia sinceramente non ha mai convinto pienamente. Per quanto riguarda Correa invece, quali sono gli aspetti positivi di Correa? Uno molto banale, lo abbiamo detto anche col sorriso nel club poco fa, è che difficilmente può fare peggio di quest'anno, quindi Correa ha solo da guadagnare da un ulteriore anno all'Inter. Poi andiamo però su qualcosa di più serio. Per caratteristiche trovo che sia un giocatore molto sensato all'interno della nuova direzione molto tecnica che sta prendendo il progetto di Inzaghi, che sta puntando su tanti giocatori che sanno trattare bene il pallone. Correa sicuramente è uno di questi, non che Dzeko non lo sia, ma Correa è ancora di più all'interno dell'idea di gioco di Inzaghi, secondo me. Ha un ottimo rapporto sia dal punto di vista personale che calcistico, secondo me, con Lautaro Martinez e Dybala, con nazionali, compagni di nazionale.
Aggiungo poi che nei pochi momenti in cui lo abbiamo visto in campo quest'anno, anche se non ha fatto mai clamorosamente bene, in tante partite dove anzi ha giocato male, comunque credo che abbia fatto giocar bene la squadra e il suo ruolo e il suo modo di interpretare quel ruolo abbia dato anche una mano all'Inter ad esprimersi meglio. Quindi se rimesso al lucido e con più continuità, anche questo è un fattore da controllare. Un altro punto a favore di Correa poi è che banalmente è più giovane di Dzeko, quindi anche la carta d'identità conta e a livello progettuale lasci dentro Correa, vendi Dzeko, abbassi un po' l'età media e questo è un fattore importante. Dall'altro lato però è anche vero che proprio per questo motivo Correa rispetto a Dzeko potrebbe avere anche un po' più mercato, anche se, e passiamo ai contro, anche se ha potenzialmente più club interessati, oggi probabilmente è più difficile piazzare Correa a causa dell'alto costo a bilancio vista la cifra spesa un anno fa, e questo è un fattore sicuramente da tenere in considerazione. Un altro contro è che c'è un'incognita fisica importante che si porta dietro dopo anche questa stagione molto molto frammentata in cui si è visto veramente poco. Aggiungo anche il discorso che abbiamo fatto spesso. È vero che anche con Sanchez c'erano 3 sudamericani che venivano impegnati nelle varie soste per le nazionali, si rimarrebbe comunque con 3 argentini su 4 attaccanti, forse è un qualcosa da considerare. E aggiungo come ulteriore punto a sfavore di Correa che sarebbe un altro giocatore di raccordo, io lo chiamo così, non uno stoccatore, non un finalizzatore, e quest'anno secondo me ci sono mancati i finalizzatori soprattutto e Correa non lo è. Quindi andiamo verso la chiusura. Io aspetto intanto qui sotto la vostra opinione. Chi secondo voi andrebbe venduto tra i nomi che abbiamo fatto? Chi preferireste cedere? Io sono molto combattuto, vi do la mia opinione finale, perché se peso i pro ed i contro di entrambi, ognuno ha dei pesi rilevanti. Quindi vi dico, vado in chiusura così: se devo pensare solo e soltanto alla prossima stagione 2022-2023 e poi tra un anno mi dicono che magari si aggiunge un altro pezzo di rinnovamento in attacco, allora oggi venderei Correa e mi terrei Dzeko, perché credo che nella singola stagione, se Dzeko accetta di fare la panchina, può avere un impatto superiore, ecco, sulla stagione dell'Inter. Probabilmente però se proprio dovessi scegliere in ottica più progettuale, quindi anche di discorso tecnico e di più ampio respiro, forse mi priverei più di Dzeko e mi terrei Correa, perché soprattutto se dovessi riuscire a tenere poi gli altri senatori importanti dello spogliatoio soprattutto. Io dico sempre, se l'Inter ha voluto puntare su Correa, voglio continuare a sperare che chi ha deciso di puntare su Correa abbia intravisto in lui del potenziale in linea con quello che serve ad Inzaghi per esprimere il suo gioco e per esprimere il suo progetto, e non che lo abbiano preso solo perché si poteva prendere soltanto lui in quel momento di mercato. Questa è la mia speranza. Quindi la prossima stagione, con il mondiale di mezzo, credo che Correa possa fare soltanto meglio rispetto a quello che abbiamo visto nella corsa stagione, e poi, come dicevo anche prima, rispetto ad Edin Dzeko, per me si integra anche meglio con Lautaro Martinez, che dal mio punto di vista deve essere il fulcro dell'attacco dell'Inter del prossimo futuro, visto il suo enorme potenziale. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi, se siete d'accordo con la mia analisi oppure no. Aspetto i vostri commenti perché voglio confrontarmi insieme a voi su questi temi, ovviamente, mi raccomando. Poi noi continuiamo la discussione ovviamente nel nostro club su www.passioneinter.club, come stiamo facendo proprio in queste ore. Prima di salutarvi vi lascio in descrizione, per chi ci sta seguendo in podcast, un episodio da recuperare se non l'avete ancora fatto. Vi abbiamo raccontato chi è Raul Bellanova, questo profilo dal Cagliari che si sta avvicinando sempre più a vestire la maglia dell'Inter. Link in descrizione per conoscerlo meglio. Per chi ci sta seguendo su YouTube invece, mi raccomando, non perdetevelo perché potrebbe essere uno dei prossimi acquisti in arrivo all'Inter. Vi lascio il video proprio qui, mi raccomando, guardatelo subito.